Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi vi porto un confronto fra due smartwatch di Amazfit, quindi l'Active 3 Premium e l'Active Max, due smartwatch che sono adesso in offerta uno a 159 euro, l'Active Max, e il 3 Premium che è appena uscito a 179 euro. Perché faccio questo confronto? Che tra l'altro non lo farò io, ma lo farà Danilo, mio cognato, che ormai chi mi segue già conosce. E li ho presi tutti e due, quindi li ho acquistati. Vi lascio il link in descrizione, così se volete acquistarli anche voi, mi aiutate a crescere e mi aiutate a finanziare un po' il mio canale, diciamo così. Vi porto questa recensione perché voglio metterli in confronto, perché sono a parità di prezzo e sono usciti tutti e due nel 2026. Sono due smartwatch nati per due caratteristiche diverse, comunque adesso Danilo ve lo racconterà, e voglio farvi fare la recensione a Danilo, come quasi sempre ormai, e lo ringrazio per questo, grazie veramente di cuore Danilo, per portare una recensione di una persona che li usa veramente, di una persona che lui ama gli Amazfit, anche se prima aveva Huawei, ha fatto una piccola pausa con Huawei, ma adesso è tornato a Amazfit per il sistema operativo che ha. E quindi io adesso passo la linea a Danilo che farà questo confronto, quindi se non sapete quale scegliere guardate questo video qua che Danilo ci spiega il perché uno, perché l'altro. Poi la conclusione finale è dovete decidere voi perché in fin fine chi lo utilizzerà, ma possono essere dei consigli che aiutano a scegliere il nostro smartwatch. Quindi passo la linea a Danilo e ci vediamo per la fine. Ciao Lorenzo, come promesso confronto velocissimo tra due modelli usciti da pochissimo di Amazfit, l'Active Max che troviamo qui e l'Active 3 Premium, un po' più piccolino, questo uscito per ultimo. È un confronto che ci stava, anche perché voglio dire sono due smartwatch che si assomigliano, ti direi anche, anticipo, che praticamente a livello software sono identici e anche di sensori, cambiano un po' a livello di caratteristiche estetiche. Quindi parto col dirti che la differenza principale sta proprio nella parte di dimensioni, perché l'Active Max è un po' più grande, infatti misura 48,5 per 48,5 per 12 mm circa di spessore, mentre il 3 Premium è un po' più piccolino, infatti misura 45 per 45 per 11 mm di spessore. Ma allora, il millimetro in realtà si vede, ok, perché comunque c'è anche questa ghiera, diciamo, in acciaio che lo fa sembrare ancora più piccolo, secondo me, di quello che è, però insomma la differenza c'è, è un po' più piccolino. Procedo poi col dirti che l'Active Max ha un peso di 39 grammi, mentre il Premium pesa 38 circa, insomma, quindi insomma pochissima differenza. Al polso è normale sentire un po' di più il Max, ma semplicemente perché il Max è effettivamente più grande e quindi lo si sente di più anche semplicemente quando ti metti una maglietta o il giubbotto. In realtà io ti anticipo già che nonostante io abbia un polso piccolo, ok, a me piace ed è sempre piaciuto il Max per una questione proprio anche di usabilità del display, avendo appunto un display più grande. Altra caratteristica che salta subito all'occhio è che l'Active Max ha due pulsanti qui sulla destra, mentre il 3 Premium ne ha 4, 2 sulla destra e 2 sulla sinistra. In realtà questi due qui servono a scorrere la maggior parte delle volte, insomma, i menu in basso e in alto, e questi hanno la stessa funzione di quelli che sono poi qui a destra del Max. Ha un vetro zaffiro, anche qui i pro e i contro di un vetro zaffiro, quindi sicuramente ha una protezione maggiore se vogliamo, però come ormai abbiamo capito e come insomma
abbiamo visto anche su un tuo video, l'usabilità insomma ne risente un po'. Questo perché usandolo, come è giusto che sia, con il touch, le impronte si vedranno praticamente sempre. Non a caso, secondo me, su questo prodotto Amazfit ha voluto mettere i 4 pulsanti proprio per evitare un uso eccessivo del display del touch. Effettivamente, anche quando lo si usa e si usano le sue app, il display chiede sempre, fa vedere in poche parole, vediamo se riesco a spiegartelo, in corrispondenza del pulsantini, quindi del pulsantini sia qua che quello sotto, fa vedere che puoi cliccare il pulsante piuttosto che cliccare il display. Questo mi fa pensare che sia proprio stato diciamo studiato in modo che il display venga toccato il meno possibile. Almeno questa è così, una mia idea che mi sono fatto. Per quanto poi riguarda i display, come dicevo prima, sono diversi perché questo qui è più grande ed ha un display da 1,5 pollici con 323 ppi, mentre questo qui, che è un po' più piccolino, ha 1,32 pollici ed ha 353 ppi, quindi un po' superiore, diciamo, come densità, anche se poi devo dirti che da un punto di vista dell'usabilità io preferisco il Max, perché su questo tipo di display qui, non so se riesco a farvelo notare o a fartelo notare, sembra quasi che la ghiera nera o il bordo nero, insomma, sia leggermente staccata dal display, cioè è come se praticamente ci fosse un secondo vetro, ecco, come avere un vetrino praticamente. E questo qui insomma a me non piace tantissimo, ecco. Mentre il Max, che ha un display comunque rinforzato e anti-impronta, come si può notare, sembra quasi che l'ora e le scritte siano state disegnate direttamente sul display, sono praticamente appiccicate, no? Ecco, questa è un po' la differenza che volevo farti notare. Ulteriore differenza non da poco sta nella batteria. La batteria infatti dell'Active Max è di 658 mAh, mentre quella del Premium è di 365 mAh, quindi all'incirca la metà. Ok? Allora, io lo uso il Max e lo uso con Always On Display sempre attivo, e in base alle attività sportive, a quello che faccio, al GPS eccetera, viaggio tra i 6 e i 9 punti percentuali al giorno di consumo di batteria, quindi il calcolo è un po' questo. Il modo in cui questi due smartwatch consumano la batteria è identico, quindi non c'è un consumo differente, c'è solo una questione di durata nel tempo, che chiaramente sul Max avremo qualche giorno in più rispetto al 3 Premium. Quindi per quanto riguarda la parte estetica, eccetto per le cose che insomma si notano già a colpo d'occhio, quindi per quello che riguarda l'acciaio cromato qui sul Premium, vetro zaffiro e cos'altro, vabbè, un cinturino leggermente più morbido secondo me, di tutt'altro materiale, il Max che è in alluminio, e la parte posteriore è per entrambi in polimero, quindi plastica rinforzata, chiaramente, una bella plastica. Quello che invece andrei a dirti ulteriormente riguarda la parte software. Allora, la sensoristica è praticamente identica. Io ho provato questi due prodotti entrambi per molti giorni a livello sportivo. Quello che posso dirti è che quando si fa sport, usandoli entrambi nello stesso momento, in realtà non sono mai ben allineati, soprattutto per quanto riguarda
i battiti cardiaci, il biochange, piuttosto che altitudine o cose così. Quello che però va detto è che io sono convinto che se mettessi al polso destro e al polso sinistro entrambi praticamente entrambi i Max, per esempio, o entrambi i Premium, sono convinto che comunque avrei cose diverse. Quello che invece secondo me è importante andare a vedere è la media. Infatti, tramite l'app Amazfit, dopo un'attività fisica, se si va a vedere la media di quello che entrambi gli orologi hanno misurato, la media è identica, quindi ci sta che voi facciate uno sforzo, una corsa in palestra piuttosto che uno sport, insomma, e vediate su uno 115 battiti, sull'altro 100. Viceversa, magari diventerà il contrario, quindi su quello dove prima era basso aumenterà e su quello dove prima era alto diminuirà. Quando poi andate a vedere sull'app, una volta terminato il vostro sport, andate a vedere il sommario, vi accorgerete che la media sarà praticamente uguale, quindi è confermato, voglio dire, il fatto che la sensoristica è identica. Non li sceglierei quindi in base al tipo di sensore che hanno e neanche al software. Software che è leggermente diverso, ma veramente di poco. Una cosa che ho trovato per esempio diversa è che mentre le notifiche sul Max vanno con uno swipe dal basso verso l'alto, sul Premium vanno da sinistra verso destra. Piuttosto che ad esempio quando voi lanciate uno sport, mettiamo caso allenamento in palestra, se lo fate andare, quando poi cercate di bloccarlo, nel fare fine non basta cliccare una volta come succede sul Max, ma bisogna tenere premuto. Tenete premuto per un po' fine e lui bloccherà. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, che vi anticipa che potete usare anche il pulsantino. E, ecco, piccole cose che insomma probabilmente poi in futuro verranno anche standardizzate, ma in questo momento a livello software è praticamente l'unica cosa che ho trovato come differenze. Notifiche, gestione notifiche, diciamo così, è una fine sugli sport. Quindi, concludendo, perché alla fine, insomma, non mi sento di aggiungere altro in questo momento per questi due smartwatch, quale scegliere? Io li sceglierei solamente entrambi in base a quello che vogliamo. Cioè, questo è veramente, il Max è uno smartwatch grande e si vede bene, notifiche, tutto quanto, perché avendo il display più grande è chiaro e ovvio che sia così. Per quanto mi riguarda, nonostante non abbia il vetro zaffiro, è anche meno delicato, perché qui abbiamo la serie D di cromature che nel tempo, non lo so, è da vedere, insomma, come si potranno comportare anche in base a urti vari che potrebbero ricevere. Questo sotto una camicia vi assicuro che è più elegante. Non so, se può piacere un display zaffiro che però sia più piccolino, un po' più elegante e non vi dà fastidio il fatto di avere ogni tanto, insomma, delle manate sopra sul display, come ecco, in questo caso si intravede, allora potete optare secondo me su questo. Questo qui appunto secondo me per tutti i giorni, o comunque per avere un display più grande e meno delicato, secondo me è la scelta più giusta. Io, come sai, continuo a tenermi questo perché insomma è quello che preferisco. Spero di averti detto un po' tutto. Se ci sono domande sono sempre qui come al solito. Ciao!
Eccoci qua, avete visto la recensione? Cosa facciamo? Cosa scegliamo? Sta a voi, perché a me, sinceramente, come ha detto Danilo, piace più l'Active Max. Il 3 Premium, per il discorso del display zaffiro, che si vedono tutti questi riflessi, che resta sempre sporco il display, non è che mi piace tanto. Sinceramente non mi ha colpito come mi ha colpito l'Active Max, che poi ho dato a Danilo, e lui lo sta usando ancora adesso. Quindi, sai, d'istinto così mi viene da dire l'Active Max. Il 3 Premium, bello, forse più femminile secondo me. Bene signori, se il video vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito, così mi aiutate a portare altri video qui nel canale. Ringrazio ancora Danilo per il video che ha fatto e soprattutto magari Danilo si diverte anche a fare queste recensioni e così prova tanti smartwatch nuovi. Grazie a tutti signori, arrivederci, ciao ciao!